Comunque questo supporto è una vera figata, vi lascio il link in descrizione, guardate, potete ruotarlo di 360 gradi così trovate la posizione corretta, e poi tutto costruito in alluminio ed è veramente veramente ben fatto. Link in descrizione. Prova del dosso. Avete visto che ho mollato il limitatore. Via. Quando è carico va più forte. Cosa ho scoperto? Ok, dai, il limitatore è 29 all'ora, non male. Man mano che si scarica si vede che diminuisce un po' la velocità. Comunque ogni tanto tocca anche i 30 km/h. Velocità massima di questo monopattino. Adesso ho attivato la modalità sport, non so se si vedrà mai. Qua c'è il simbolino rosso, sport, e l'ho impostata a velocità massima 30 all'ora. E visto che mantiene la velocità potrei leggere anche un libro intanto. Via, evitiamo i buchi. Ma ha già perso un attacco, avrò fatto il primo chilometro e segna già un attacco in meno. Mi sa che fare 30 km/h consuma parecchio la batteria, infatti sto già calando e segni 28, 29, dai, più o meno le mantiene. Ogni minimo scossone, anche solo questo qui, che è veramente uno scossone minimo, dà fastidio alle gambe. E vabbè, le gomme piene fanno questo risultato qua. Comunque appena fatti 4 km, non male dai. Adesso abbiamo questo rettilineo infinito, quindi impostato a velocità al massimo, così almeno finisce prima. Questa azienda qua, Wiki, il modello si chiama S1, è appena partita, diciamo che è appena sbarcata in Europa e mi ha chiesto di provare il loro monopattino. E io volentieri ho accettato, è solo che il sito è ancora mezzo in costruzione e quant'altro, è ancora diciamo tutto in manutenzione, ecco, quindi per l'acquisto e quant'altro più o meno ci è voluto una settimana per riceverlo. Ce la posso fare, dobbiamo evitare un po' i buchi, altrimenti qua, mamma mia, ho già la gamba mezza distrutta. Sarà che non sono abituato e c'è un vento, ma un vento. Ok, dovrei già aver effettuato i primi 8 km, se non già superati. Adesso passaggio a livello. Mamma mia, i buchi sono una cosa terribile, terribile. Non oso immaginare in centro. Adesso questo weekend faccio un bel giretto in centro a Ferrara e dopo valuto la situazione con il ciottolato e quant'altro. Sarà un disastro. Via, 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 via. Wow. Oh, vediamo se mi risponde, provo a fare una telefonata. Vediamo. 8 minuti sono lì. Vai, ti apro dopo. Direi che siamo a metà batteria e quasi i primi 10 km li abbiamo fatti e più o meno mantiene una velocità di 27 km/h. Via, via. Wow. Che soddisfazione arrivare qua, siamo quasi in centro a Ferrara. Siamo arrivati. Qua dovrebbero essere 11 km. Tondi tondi. Ce l'ho fatta! Pensavo di prendere la multa, sai? Me l'ho mandata da recensire, mi è arrivata la settimana scorsa. Ora ci sto facendo il video, quanti chilometri fa? Ma sei venuto fino qua? Oi! Ma scusa, ma la batteria? Ah, dovrebbe farcela. Sono a metà adesso. Qua guardate su Maps sono 11 km. Dico solo una cosa, quando tieni premuto per oltre 5 secondi la stessa velocità fa bip bip, quando fa bip bip attiva il cruise, mantiene la velocità, che non sei lì che ti trovi a un certo punto che va a canna. Freno, disattiva il Comunque, cruise, freno. Sì, può andare. Yeah.
questo col 50. Adesso te lo faccio vedere. Quindi premi qua. Forse, ok. La spari giù. Ta 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 ta. Ok, e si incastra alla perfezione qua. E dopo lo puoi tirare su, esatto, lo tiri su così. Guarda che cos'ho? Un tagliapizza. E poi qua cosa c'è? Chi l'hai fatto fuori questo? No, 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 no. Cos'è? Tieni. Facciamo aperitivo, poi vado a casa. Boh, dai, si riparte per il ritorno prima che faccia buio. E vediamo se riusciamo ad arrivare verso casa. Direi che siamo al limite, arriverò a fare sui 22 km circa, dopo vado anche a vedere sull'app così mi rendo conto i chilometri effettivi che ho fatto. Anche se sarebbe bello vedere i chilometri direttamente qua sul display. Ma chi c'è? C'è il Darione! C'è il Darione! Mamma mia, tutta colpa della Tassoni, ho una PP e adesso 2 tacche su 5 di batteria, E siamo neanche ancora a metà strada, quasi. Mi sa che mi toccherà spingerlo a piedi. Dai, dai, dai. Non fa rumore. No, tutti i buchi, no? Oh. Dai, salita. 24, 23, 25, dai! Adesso facciamo una tappa qua, che mi è venuto freddo, cavolo, potevo spegnerlo prima. Mi è venuto freddo alle orecchie. Facciamo la solita tappa qua. E più o meno ho sempre 2 tacche di batteria e mi mancano più o meno 3 km. Quindi non male, dai che ce la fa. Mi sa che arrivo a casa e mi tocca anche fare un giro in paese perché voglio scaricarlo del tutto. Ma non ci credo, ma che cavolo combina? Dai, manca gli ultimi 3 km e comunque ho appena controllato la GoPro e niente, come sempre non ha registrato un cavolo. Per fortuna ho la mia iTechnology qua. E almeno da lì ho registrato. Ora mi sale un nervoso quando fa così la GoPro. Ormai siamo a 2 km circa da casa e più o meno, guardando l'orologio, ho impiegato quasi mezz'ora per fare 10 km circa. Quindi dai, non è male. Mi sentivo un moscerino in bocca. Tac. Qua sì che ci sono berretti seri, ma grande monopattino, non ci credo. Abbiamo fatto 20 km più qualche girettino extra che ha fatto Giovi, quindi ho superato i 20 km e ancora 2 tacche di batteria. Niente, mi tocca fare un giro anche in paese. No, mi stanno chiamando, te che mi fermo. Oh, Simo, morto, sento soffiare? Nico! Oi! Duiet! Mi senti? Sì! Grande. Vengo lì sulla ciclabile, dai, poi ti aspetto. Tanto arrivi prima te. Vai. Facciamo la stradina. Oddio. Via. Non so perché, ma mi sento un bimbo. 100. Mi sa a me che lì qualcosa ha preso fuoco. Adesso inizia a accelerare molto più piano, mi segna sempre 2 tacche. Può darsi che l'ultima tacca sia l'ultima definitiva. Non vi siete accorti del super berretto che ho? E qua sopra ha addirittura il LED. Tac. Che figata è. Si ripreme ancora, fa la potenza un po' più forte. Qui fa stile ambulanza e si spegne. Eccolo Simo, eccolo. Via. Grande. Oh, Aspetta che abbasso la musica. si è appena abbassato di una tacca, quando va sull'1 va pianino. Ah sì? Sì. Ma adesso quanto ti fa adesso? I 20. Sì, vabbè, ma te vai per conto tuo. Adesso io faccio 40. No. Ah. Così è a canna adesso. Perché è scarico. È scarico. Ah, beh, dopo mi cala la batteria. No, che luci.
No luce, no luce. Sono a canna. Adesso si ferma ai 15. Aia. Aia. Ci sta mollando. Aia. No, se avevi una corda ti tiravo io. È vero. Mamma mia, non si vede già più niente. E luce fu, basta un tocco qua e si accende la luce del fanale davanti e dietro. E quando si frena, tac. Proviamo a fare la scorciatoia, Volevo darmi la spinta, dai. Dai, Nico, dai. Sta tirando l'elettrico, non sono io. Ma va. Sì, sì, non va più su. Dai. Oddio, se siamo passati vicini. Ciao Nico. Ciao Simo, ciao. Ciao. E comunque non è male, visto che tiene comunque la luce accesa, anche se la batteria è scarica, quindi si tiene un minimo di riserva, che se uno per dire rimane a piedi come nel mio caso, ha comunque un po' di visibilità. Grande! Frenando un pochino si è ricaricato un po'. Proviamo a fare 2 o 3 giri qua intorno, finché tiene. Velocità massima a 9 km/h, beh dai, non male. 10 all'ora, ma cavolo, ma va ancora. Basta, è morto. È morto, non accelera più, basta. Ah, vai, ce l'abbiamo fatta. Ho appena controllato, sono riuscito a fare 30 km. Beh, penso che sia un record. Vabbè che sono i primi cicli della ricarica. Questa qui è la terza volta che lo ricarico completamente. E pensare che dalle specifiche tecniche diceva che alla velocità 1 si riusciva a fare 25 km, velocità 2 20 km. Invece sono riuscito a farne 30 alla velocità massima. Praticamente sono sempre andato al massimo ai 30 all'ora, anche se non si potrebbe, tra virgolette, alla partenza, finché dopo, quando iniziava a calare la batteria, fino a 2 tacche su 5, la velocità massima si riduce a 25 km all'ora. Poi ho anche capito il perché i carabinieri mi sono stati dietro e mi si sono affiancati. Secondo me perché volevano guardare la velocità effettiva del monopattino, perché secondo il regolamento italiano, non lo so, si dovrebbe fare massimo i 25 km orari. Per fortuna io ero perfetto e il monopattino è in regola. Detto questo, ci vediamo la prossima settimana, il prossimo giovedì, con la recensione completa di questo Wiki S1, che direi che mi ha soddisfatto. Mi ha portato praticamente in piazza Ferrara, da un paesino limitrofe, mi ha portato anche indietro e poi ho fatto anche un girettino qua nel paese e mi ha portato fino a casa. Praticamente mancavano gli ultimi 500 metri che non ne poteva più. Sono soddisfatto, poi vi farò sapere nel dettaglio nella recensione completa. Un salutone e alla prossima su YouWin Vlog!